però anche qui chissà, non si sa mai. dicono che Tu qualcosa. sei già venuta Io e, sì, infatti, sono già venuta. infatti hai fatto strada. Sono Ilaria, due edifici, questo è quello, non si sa se è delle servitù o qualcos'altro, perché la cosa strana è che sulla porta c'è la croce, È vero, sì. quindi non si sa se era della servitù o in realtà magari poteva essere che lui aveva un fratello o un parente prete. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Qui siamo a raccontarvi la storia molto scarna ma molto entusiasmante che abbiamo vissuto in quel di Lucca, nella zona di Lucca. Mi sto riferendo alla Villa del Medico che avete visto qualche giorno fa, e ecco, come è successo nella precedente analisi che riguarda l'esperienza di Lucca, sono ancora qui, siamo ancora qui perché l'altra volta Lara non c'era. Ringraziare di cuore, col cuore in mano proprio, il nostro amico Cristian Alpini e Ilaria Lenzi che ci ha accompagnato in questa meravigliosa ispezione, non solo in questa. Che dire, è stata una visita assolutamente tranquilla, ragazzi. Questa villa meravigliosa, deve essere stata meravigliosa, perché ahimè, come tutte le case abbandonate, poi rimangono così e si rovinano, insomma, il degrado, l'umidità. E per fortuna era poco vandalizzata, ce l'ha quello detto questo, sì. Non c'erano niente scritte, niente vetri sfasciati, semplicemente era proprio il tempo che ha distrutto questa casa. Tutti quei libri, forse quello, i libri sparsi ovunque, strappati, fogli ovunque, quello sì, e dispiace. Però e poi la struttura è scesa giù per natura, perché se avete visto quando siamo andati su, dove Lara ha visto quel quadretto disegnato da un bambino, piuttosto che quel lampadario che inizialmente ci ha inquietato perché girava, dondolava, ma c'era un po' ma c'era il vento ovviamente. Ecco, lì non c'era più tetto, quindi ovviamente quello però è stata la natura, il tempo che ha fatto quello che ha fatto, insomma. Però l'ispezione è stata tranquilla, ragazzi, veramente non sapevamo neanche se fare l'analisi, perché onestamente l'abbiamo fatta per rispetto del nostro lavoro, perché abitualmente la facciamo, e per rispetto nei vostri confronti, che siete abituati ormai ad avere un'analisi, un resoconto. Il Tascam non ha rilevato nulla, si sentivano i rumori degli uccellini fuori e i nostri passi al piano di sopra, ogni tanto le nostre voci in sottofondo, ma niente di particolare. C'è da segnalare una cosa però, ragazzi, adesso magari ci siamo sbagliati, anzi togliamo anche il magari, però una cosa l'abbiamo sentita. Allora, non so se vi ricordate quando io dico caspita, questo appartamento, cioè scusate, questa stanza è horror, ed eravamo lì dove Ilaria ha identificato anche un cavallino di un bambino. Quella era una camera da letto matrimoniale con un giochino di un bambino. Noi abbiamo sentito una, chiamiamolo EVP ma con molte virgolette, che io non ho sentito niente. Lara ha sentito una voce che sembrava quasi dicesse ho paura, ma però ora ragazzi, qui a dire che veramente era così mi sembra oltretutto il Tascam era giù, per cui esatto, il Tascam era giù, però ho sentito una cosa del genere. Poi è un pochino, forse anche la telecamera lo ha. La telecamera era la telecamera, perché il Tascam era giù e niente, ma risentendo il video, la telecamera, a me è parso quello. Con tutte le riserve, noi ve l'abbiamo proposto per avere anche la vostra opinione. Sì, esatto. Se avete sentito cose che noi magari distrattamente non abbiamo sentito, scrivetelo sotto nei commenti. Magari ha ragione Lara, magari ho ragione io, magari oppure non ha ragione abbiamo preso nessuno. Una cantonata pazzesca, perché comunque, ragazzi, dovete considerare che in tutti questi posti si cammina sulle macerie, sui vetri, sui sassi, sulla sabbia, su tutte cose insomma parecchio rumorose, e quindi magari basta poco per confondere un rumore e farlo la pareidolia acustica, esatto, farlo diventare un EVP. Sicuramente quella stanza non è stata bellissima da visitarsi, perché era veramente inquietante, proprio l'arredamento, il colore, il cavallino che ci ha fatto una bruttissima impressione. Però ragazzi, era veramente molto fatiscente quella stanza, quindi capite bene che una stanza, se da brutta diventa fatiscente, fa un effetto horror, chiamiamolo così. Poi era una delle poche stanze poco illuminate, quindi mentre le altre erano più arieggiate, con le finestre anche se rotte ma comunque aperte. Invece lì c'era una finestra con gli scuri chiusi, più le tende, se non sbaglio.
E poi altro da dire niente, ragazzi, siamo andati, prima di entrare in questa villa siamo passati, cioè abbiamo esordito entrando in un'altra casa che non so se era una dépendance o la casa della servitù, non lo so. Quella casa era ancora più fatiscente della seconda, e sempre bella, perché comunque era una gran bella casa anche quella, però obiettivamente molto più rovinata, insomma, dal tempo, dall'umidità, eccetera. E poi abbiamo trovato anche una chiesina nel bosco, e che anche lì è stato solo un piacere per i nostri occhi, però a livello di EVP e cose simili, niente di... Ci ha dato solo l'idea di come poteva essere stato quel posto all'epoca, perché doveva essere un bellissimo giardino, una bella proprietà, quello sicuramente. C'era quella pianta meravigliosa, la sequoia che ci ha lasciato proprio di stucco, perché mai ci saremmo aspettati una pianta di questo tipo lì. Però la Toscana ci ha riservato anche questa sorpresa. La Toscana ci ha riservato questa sorpresa. Forse, ragazzi, la cosa più inquietante di quell'ispezione, insomma, è stato il cimitero delle ossa, Ecco, quello lì, Cristian e Ilaria si sono affacciati insomma, in quel dirupo, ed effettivamente abbiamo visto decine e decine di ossa di animali, che sicuramente sono di ossa di animali. Cioè, mai a pensare che erano ossa umane, ma ci mancherebbe, però pensare che vadano tutti a morire lì, o che qualcuno decida di buttare lì carcasse e ossa, è spiacevole. È spiacevole. Bene, con questa analisi, che è stata più una chiacchierata tra di noi e tra di voi, vi salutiamo, ringraziamo nuovamente Cristian, Ilaria, e ringraziamo noi stessi di aver avuto il buon senso di andare a trovare Cristian nella Toscana bellissima, sì, assolutamente, che tutte le volte ci accoglie a braccia aperte. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, lasciatelo soprattutto all'ispezione, perché è sempre quella che conta. Ciao a tutti. Ciao.